Ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo una ricetta meravigliosa, i paccheri alla contadina o all'ortolana, perché sono proprio quei prodotti dell'orto di stagione di questo periodo che ci troveremo da qui fino a settembre, che sono qualcosa di meraviglioso. Di che cosa stiamo parlando? Melanzane, cipolle, zucchine, peperoni, pomodorini, basilico, questi sono la base. Ditemi che in casa non li avete, ecco, andate, accattateveli perché ne vale assolutamente la pena, perché c'è un profumo, una cosa meravigliosa. Poi in questo periodo iniziano a venire su, si trovano buoni italiani da ciuparsi los dedos. Poi di che cos'altro abbiamo bisogno per questa ricetta? Del basilico, dei capperi, perché dobbiamo dare anche un po' quella nota frizzante, sapida, peperoncino al gusto che non deve mai mancare per chi è come me, uno spicchio d'aglio, anche l'aglio ragazzi. Ci vuole l'aglio, ci vuole in questa ricetta, ci vuole l'aglio, e poi l'olio extravergine di oliva, quello buono, quello italiano. Io utilizzo quello del mio carissimo amico Giuseppe, vi consiglio di accattarvelo perché ne vale assolutamente la pena, è un prodotto top. Di pasta ricordatevi, perché altrimenti poi si va in carenza affettiva, almeno 125 grammi a testa. Poi le dosi, lo vedete, una melanzana, una zucchina, io ho 4 peperoni perché sono piccolini, voi magari mettete uno o due, sono molto personalizzabili, ok? Dai, allora 3, 2, 1, let's go, let's do it, cominciamo la preparazione, oh yeah! Allora, cominciamo con la melanzana, tagliamo il picciuolo, poi ogni singola verdura la facciamo così a cubetti, non serve metterla sotto sale, non serve fare niente, sono dolci le melanzane. Cominciamo quindi con la preparazione della melanzana. Dopo averla tagliata in cubetti mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva all'interno della padella e poi aggiungiamo la melanzana. Fuoco bello vivo, mettiamo subito un pochino di sale, le facciamo andare per bene a fuoco bello vivo inizialmente, poi abbassiamo un attimino perché dobbiamo far realizzare appunto la reazione di Maillard, quindi quella sorta di crosticina. Questo servirà per far aumentare il sapore delle melanzane. Intanto pian piano, come potete vedere, si stanno anche disidratando, c'è un profumo ragazzi che non ve lo racconto, spettacolo, anche solo la melanzana così è top. Guardate la melanzana che meraviglia, vedete? Ancora deve andare un pochino perché se ci fate caso ancora c'è un pochino di colore, deve acquisire, deve realizzare la crosticina, quindi si deve un po' quasi attaccare e deve perdere questa parte biancastra, quindi ancora deve andare un pochino. Ci siamo a questo punto, spegniamo un attimino il fuoco e poi le mettiamo qua all'interno di una boule. Qui mettiamo ancora un pochino di olio extravergine di oliva, quindi cominciamo la cottura delle zucchine. Stesso discorso le zucchine, solo un filo d'olio, un pizzico di sale, fuoco medio vivo e le facciamo appassire e gli facciamo sviluppare la reazione di Maillard. Guardate che meraviglia, zucchine, profumo spettacolare, ecco, vedete che pian piano anche qua si sta sviluppando la reazione di Maillard, questa meravigliosa crosticina, importantissima, cambia completamente il sapore quando si fa la ricetta in questa maniera, vedete qua, vedete i colori? E di olio ce ne deve essere. Questa cosa di precottura delle verdure, ogni singola verdura, poi è una cosa che potete fare anche in anticipo e poi gli ultimi 10 minuti
iniziare ad assemblare la vostra pasta, la preparazione principale. Credetemi, è spettacolare, ne vale assolutamente la pena. Guardate, ecco, qua si inizia a vedere meglio questo colorino che stanno sviluppando. Ecco, ci siamo. A questo punto le zucchine le aggiungiamo qui alle melanzane. Calcolate 7-8 minuti di cottura per ogni singola verdura. Ora un filo d'olio e poi cominciamo la cottura dei peperoni e voilà. Anche ai peperoni aggiungiamo un pochino di sale, ogni verdura ha bisogno della sua giusta percentuale di sale, saltiamo per bene, profumo top, e anche qui facciamo sviluppare questa meravigliosa reazione di Maillard ed è il vero segreto di questa ricetta, ragazzi. E anche il peperone è pronto, ha sviluppato la reazione di Maillard, guardate la sua bella crosticina, è appassito ma è rimasto croccante, perché abbiamo fatto comunque a temperatura abbastanza vivace. E aggiungere il peperone al resto delle verdure, quindi melanzane e zucchine, e voilà. Adesso partiamo praticamente da zero. Olio extravergine di oliva, vedete, ne ho sempre messo poco alla volta di olio extravergine di oliva. Ora aggiungere l'aglio, poi la cipolla, ho messo anche ovviamente il peperoncino e a questo punto a fuoco basso facciamo appassire la cipolla. Ora il fondo della padella è carico di sapori di melanzana, zucchina e peperoni, quindi dobbiamo deglassare un pochino il fondo. Prendiamo un bel mestolo di acqua dove poi andremo a cucinare la pasta e deglassiamo per bene il fondo. Guardate i colori che ci sono, vedete che meraviglia. Teniamo il fuoco basso e facciamo appassire per bene la cipolla. Aggiungere i capperi, profumino, ragazzi, meraviglioso. L'acqua sta iniziando a bollire, quindi mettiamo il sale. L'acqua che abbiamo aggiunto, come vedete, è evaporata completamente. A questo punto mettiamo dentro i pomodorini, facciamo saltare per bene, mettiamo giusto un pochino di sale, perché ogni ingrediente, noi abbiamo sempre messo poco sale, perché ogni ingrediente ha bisogno della sua giusta percentuale di sale. Dopo aver messo i pomodorini alziamo il fuoco e da questo momento in poi possiamo cominciare la cottura della pasta. L'acqua adesso è in piena ebollizione, quindi cominciamo la cottura della pasta. Questo è il mio pepe, quindi un pochino di pepe glielo metto, che ci sta, che è una bellezza e gli dà comunque un profumino. Non ve l'avevo inserito negli ingredienti, ma sale, pepe sono ingredienti che praticamente vanno quasi sempre ovunque. Guardate, i pomodorini hanno iniziato a disfarsi, a rilasciare per bene i loro liquidi. A questo punto inseriamo il tris di verdure, ovvero melanzana, zucchina e peperoni. Mescoliamo bene il tutto e ora qua il tripudio è garantito di sapore. E voilà. Questo è già, ragazzi, già di per sé questo qui è un piatto meraviglioso. Ora che i liquidi rilasciati dalle verdure sono praticamente evaporati tutti quanti, allora aggiungiamo un bel mestolo di acqua di cottura della pasta e si formerà una crema meravigliosa. Guardate che spettacolo, una meraviglia, ragazzi. Mamma mia, che profumo, che spettacolo.
voilà, la pasta è pronta, quindi scoliamo e la mettiamo all'interno di una bowl, perché la condiremo all'interno di una bowl. Se volete potete saltarla in padella, però io preferisco condirla così. Adesso vi spiego perché. Innanzitutto perché qui gli mettiamo un po' di olio crudo, poi qui subito del basilico spezzettato, così entra subito in contatto con il pacchero e gli dà il suo profumo immediato a contatto. Già di per sé così i profumi, gli odori sono spaziali. Poi aggiungiamo un pochino di ratatouille, perché poi questa è una ratatouille, ragazzi. Non ve lo volevo dire, ma adesso ve l'ho detto. Ecco, sono i paccheri alla ratatouille. Mescoliamo bene il tutto. Guardate che tripudio di colori, che sintonia, che sinfonia di aromi, che meraviglia. Che spettacolo. Adesso, che meraviglia, ragazzi, a me viene di mangiarla direttamente qua, ma facciamo così, facciamo un bel piatto. Se poi volete un ingrediente extra che gli potete aggiungere, ragazzi, che profumo, mi sta facendo impazzire questo profumo mentre sto facendo sto piattino. Ci mettiamo un pochino ancora di ratatouille sopra, qualche fogliolina di basilico e voilà. Ecco, i piatti devono essere arroganti e presuntuosi. Ragazzuoli, perché ho fatto così? Dicevo, perché ho fatto così, che una parte l'ho lasciata qui e ho fatto la pasta? Perché questo è un primo piatto, ma questo è un contorno o un secondo piatto che fa paura. Qui ingredienti opzionali: ricotta salata ce la potete grattugiare in scaglie, che ci sta, che è uno spettacolo. Gli potevate mettere l'acciughina nel soffritto, che era una libidine delle libidine, ma andiamo a fare la prova dell'assaggio. La mia domanda è: sarà buono ovvero non sarà buono? Je ne sais pas, I don't know, proviamo. Secondo me non lo so, ok. Quando voi, mamma mia, ma che cosa non è? Quando la proverete, mi direte: ma quanto olio hai messo? Come ci vuole? Allora, voi sapete che io sono sempre uno che la cucina italiana, io sono... Però questo metodo di fare la ratatouille francese è davvero migliore, quindi facciamolo diventare nostro. Ogni verdura cotta, potevate avere a livello visivo lo stesso risultato, ma il sapore è diverso. Provatelo, fatelo, credetemi, il sapore è diverso. Mettete tutto insieme, fate il soffritto, poi mettete... buono, buonissimo. Fatto così è un'altra cosa. E va bene, ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace. Besos, abrazos e alla prossima video ricetta. Lo quiero mucho. Ciao!